Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, intanto prima di iniziare con il video di oggi, mi scuso per gli eventuali rumori che ci possono essere durante questo video. Purtroppo non posso uccidere i miei vicini di casa perché purtroppo è illegale. Due, perché la gente esce, anche se tipo è tardissimo, quindi ormai il coprifuoco è soltanto un triste miraggio. E poi perché ovviamente come al solito sono distratta dallo specchio che ho messo dietro. Io ho provato un po' ad attingere le mie scarse capacità tecnologiche e a provare a trasmettere lo schermo del telefono con prima lo schermo del PC che non ha voluto collaborare all'iniziativa, poi l'ho collegato allo schermo della televisione che per un certo periodo di tempo ha filmato, poi ad un certo punto praticamente ha gettato la spugna, non ha registrato più l'audio e niente, siamo qui nuovamente, quindi benvenuti a questa terzultima volta che giro il video. Allora, in realtà prima di iniziare con l'argomento di oggi, che come avete visto dal titolo è molto interessante, volevo proporvi un format che vorrei inserire solo ed esclusivamente all'interno dei video di curiosità dei capelli, anche per renderli dei video anche un po' più leggeri, un po' più chiacchiericci. Marta, inizi il video suonando la chitarra? Sì, inizio il video suonando la chitarra. Ecco, questo è il format che vorrei inserire all'interno di questi video, giusto per uno, includere anche i miei follower, che sono delle persone che mi seguono veramente con tantissimo affetto e vorrei che in qualche modo voi faceste parte anche dei miei video, e in secundis anche per dare un po' di leggerezza anche al canale, visto che è un canale molto accademico, vorrei insomma che si alleggerisse un po' l'atmosfera. Quindi io per il video di oggi partirò cantandovi un pezzo di canzone alla chitarra, che è praticamente il secondo strumento che suono oltre al pianoforte. Ovviamente non lo suono benissimo, nel senso io sono più pianista che chitarrista, ancora sto imparando, però non sono una di quelle persone che si arrende, quindi bene così. Ovviamente vi canterò giusto 10-20 secondi perché altrimenti YouTube in un futuro, quando potrò ottenere la monetizzazione, che in questo momento è un lontanissimo desiderio, potrà demonetizzare il video e potrei insomma anche avere problemi per quanto riguarda appunto il copyright e tutto. Quindi già ho il canale di musica che purtroppo, poverino, soffre tantissimo la problematica della demonetizzazione, e vorrei evitare che almeno Nero Corvino un giorno, quando sarà, mi venisse demonetizzato, perché comunque rispetto ai video del canale di musica, che se avete piacere potete anche accedervi tramite il link che vi lascio qui in alto, e potete anche accedere tramite il link che trovate nell'info box. Quello non richiede particolare studio, nel senso che è più un canale in cui mi diverto, mentre Nero Corvino, essendo un canale fondato sulla ricerca, chiaramente c'è un lavoro dietro. Partiamo. Honestly, I know where you're going. Just moving on, and I still love you even if I can't see you anymore. Can't wait to see you soar. Ok, dopo questo momento di virtuosismo musicale, molto bene. Praticamente la mia proposta è questa, quindi io ogni volta che dovrò filmare ad esempio un video sulle curiosità dei capelli, sul mio profilo Instagram, che vi lascio giù nell'info box, oppure mi trovate semplicemente come Nero Corvino, nelle stories vi chiederò con che cosa vorreste che io iniziassi il video, che può essere qualsiasi cosa, basta che non mi chiedete di aggrapparmi ai miei capelli e scalare il palazzo. Ovviamente devono essere delle cose fattibili, quindi date sfogo alla vostra fantasia, però insomma cercate di non farmi morire, anche perché devo dare degli esami, quindi vorrei restare in vita e laurearmi. Allora, bando alle ciance e parliamo dell'argomento di oggi. Allora, come avete visto dal titolo, oggi parliamo del feticismo dei capelli, che in realtà è un argomento che magari non si sente molto spesso. Scusate, io devo levare la chitarra perché le corde praticamente percepiscono le onde sonore della mia voce. Dicevo, è un argomento che nonostante non sia di comune discussione, perché in realtà sono venuta a conoscenza di questa fattispecie sociale da quando ho aperto Nero. Prima era una cosa sulla quale non mi ero mai interrogata o focalizzata, ed è una cosa che in realtà poi ho studiato con gli studi investigativi e criminalistici che sto conducendo. Infatti io sono iscritta alla facoltà di scienze investigative
nel ramo criminalistico, non criminologico, però comunque studiamo fattispecie psicologiche dei soggetti appunto che potenzialmente possono essere autori di reato. Quindi comunque è una situazione che mi sono ritrovata a studiare sui libri, perché effettivamente il fenomeno del feticismo dei capelli ha una rilevanza sul tema criminologico o criminalistico, perché è una parafilia. Il feticismo dei capelli è una parafilia. Per tutti coloro che non sanno cos'è una parafilia, brevemente vi spiegherò il significato, quello un po' più sintetico. Praticamente una parafilia è un termine che viene utilizzato in psichiatria, in psicologia, per indicare fantasie erotiche che sono connotati da impulsi o pensieri costanti e ricorrenti, e sono, diciamo così, degli impulsi che sono indirizzati verso un soggetto, verso un oggetto, verso un animale, verso un oggetto del desiderio. Quindi praticamente la persona che è affetta da questa parafilia riversa queste pulsioni di tipo erotico, perché hanno una natura di tipo sessuale, su un cosiddetto oggetto del desiderio. Il termine parafilia ovviamente è un ventaglio molto ampio e comprende tantissime fattispecie psichiatriche e psicologiche. Dovete pensare che fa parte delle parafilie la pedofilia, la zoofilia, la necrofilia, tutte queste disfunzioni, diciamo così, dell'aspetto sessuale di una persona. Quindi è proprio un disturbo, mettiamolo in questo modo. Ovviamente in questo video non parleremo di parafilie in generale, ma parleremo della tricofilia, ovvero l'ossessione nei confronti dei capelli umani. Mettiamola così, ogni soggetto ha il suo modo di esternare la propria ossessione, però ci sono delle componenti interessanti che accomunano comunque tutti i soggetti che soffrono di questa parafilia. Intanto questa parafilia diciamo che nasce come una parafilia sostanzialmente innocua, ed è praticamente appunto l'eccitazione che un soggetto prova quando ad esempio viene a contatto con i capelli, quando vede dei capelli, quindi con un contatto diretto o un contatto indiretto, oppure anche quando ad esempio vede i capelli sottoposti a qualche pratica, ad esempio i capelli incastrati nelle maniglie o nelle porte è praticamente una cosa, è un must have del feticista top praticamente. Questa cosa che crea praticamente un eccitamento sessuale nelle persone affette da questa patologia, praticamente, che vedono i capelli umani delle ragazze soprattutto incastrarsi tra porte, finestre, maniglie. È una cosa molto diffusa tra i feticisti e mi è capitato molte volte di essere contattata da feticisti che volevano che realizzassi foto o video in cui ritraevo o mi ritraevo con i capelli incastrati da qualche parte. Soprattutto con una coda di cavallo, quindi dovevo praticamente legare i miei capelli in una coda di cavallo e poi andarla ad incastrare in giro. Questa è la forma innocua. Ovviamente io non ho mai prestato il mio materiale per questi scopi, anche perché non è una cosa che mi garba molto sessualizzare il capello. Capisco che purtroppo è un dato di fatto e purtroppo è così, però non è una cosa che sinceramente mi lascia anche un po' interdetta, quindi io non voglio assolutamente giudicare le persone che purtroppo sono affette, perché c'è da dire che non bisogna confondere questa patologia con l'amore disinteressato o l'interesse e la cura anche morbosa nei confronti dei capelli. Questa è proprio una vera patologia. Esistono tanti tipi di sottocategorie a questa tricofilia, che magari hanno ad oggetto i peli del corpo o i peli di alcune parti del corpo, oppure hanno ad oggetto anche il taglio dei capelli. Ci sono insomma tante ramificazioni. I capelli di per sé non hanno diciamo così una natura erotica o sessualizzante. Diciamo che le attribuzioni che diamo alla nostra chioma dipendono da molti fattori, come ad esempio la religione, come ad esempio il contesto culturale. Quindi ci sono delle fattispecie che vanno a dare un certo valore al capello. Ad esempio ci sono delle culture per le quali i capelli sono sinonimo di sporcizia, sono sinonimo di sporcizia anche dell'anima, non solo del corpo, e quindi queste culture sono portate ad esempio a rasare i capelli. Oppure ci sono anche delle altre culture, ad esempio a me viene in mente
il popolo indiano, ad esempio, che ci sono queste donne che sono emblema di bellezza tricologica, che hanno queste chiome meravigliose. Ma perché hanno queste chiome meravigliose? E come mai sono viste come l'emblema della femminilità e del capello sessualizzato? Questo lo dimostra anche il fatto che mi seguono tantissimi ragazzi indiani, proprio perché fa parte della loro cultura vedere la donna da questo punto di vista, e vi spiego subito qual è. La donna purtroppo in India, ma come anche in tanti altri paesi affini all'India, è vista come un oggetto, è vista come una merce. Arricchire questa merce, arricchire la figura della donna con una capigliatura bella, sana, lucente, lunga, arricchisce la merce, quindi praticamente assicura alla fanciulla un matrimonio vantaggioso, assicura alla fanciulla dei vantaggi matrimoniali, ad esempio magari la persona più facoltosa, una persona più che ha i soldi, diciamo banalmente. Quindi più la donna è curata nella sua capigliatura, più la merce praticamente ha un valore, proprio una mercificazione proprio della figura femminile. Infatti le donne indiane impiegano molto tempo alle cure del capello, proprio perché purtroppo la loro cultura è particolarmente uomocentrica. Cioè noi adesso ci lamentiamo che noi qui in Italia siamo soggette a shaming, a offese sessiste, ma vi assicuro che ci sono dei posti dove proprio la donna è considerata una cosa, non è considerata al pari di una mucca praticamente, anzi no, la mucca è sacra, quindi figuratevi. Quindi sostanzialmente il capello serve allo scopo di accalappiare, serve allo scopo del matrimonio, serve allo scopo dell'unione, del trovare marito. E la stessa cosa si configurava ad esempio nell'età vittoriana, perché praticamente le ragazze in età da marito sfoggiavano delle acconciature con dei segni raccolti, quindi avevano delle ciocche che sgusciavano fuori in modo più disordinato, insomma avevano una morbidezza anche nel portare certe acconciature, mentre invece dopo il matrimonio oppure dopo il superamento dei 27 anni, che praticamente era l'età in cui venivi considerata zitella ed eri vecchia, praticamente eri vecchia, non eri più di primo pelo, diciamo così, praticamente dovevi portare i capelli completamente raccolti, proprio perché la sensualità di una donna che era intrinseca proprio al capello doveva essere poi praticamente spenta. Il capello, se eri sposata, era servita perfettamente allo scopo di trovare marito, se eri zitella non era più visto di buon occhio che una ragazza grande, cioè che poi a 27 anni da noi praticamente stai ancora studiando all'università, però a 27 anni lì, in un'epoca come quella vittoriana, eri praticamente eri vecchia. Ad esempio anche la cultura cristiana ha soffocato moltissimo l'atteggiamento nei confronti dei capelli femminili. Infatti mi pare che nel Nuovo Testamento è proprio scritto che una donna cristiana, ad esempio, quando entra in chiesa deve coprirsi il capo, deve coprirsi i propri capelli per spegnere proprio la carica erotica e sessuale che hanno i suoi capelli in un luogo di culto, e invece sottolineare proprio la componente spiritualistica e della purezza d'anima della persona. Ovviamente non è detto che per forza una cultura particolarmente maschilista o un contesto storico particolarmente maschilista debba far nascere nuovi feticisti. Non è assolutamente così. Io sono sommersa da feticisti praticamente giornalmente, tra i quali ci sono tantissimi ragazzi indiani, perché ovviamente per cultura sono portati a tenere d'occhio i capelli di una ragazza, perché purtroppo di cultura sono conformati in questo modo. Ma attenzione, io vi ho fatto la pappardella storica perché era doveroso farvela, perché i capelli hanno un valore differente se noi ci spostiamo da un contesto storico a un altro, da una cultura ad un'altra, ma non è detto assolutamente che questo ti faccia nascere feticista, assolutamente. Infatti, come vi dicevo prima, non bisogna confondere la patologia con la smisurata anche ammirazione per i capelli. Cioè, il vero feticismo del capello, il vero feticista è una persona che vive una patologia, una disfunzione dell'aspetto sessuale, è proprio un comportamento sessuale atipico, e non è assolutamente detto che un contesto o un momento storico abbiano fatto nascere i feticisti. Ecco, queste sono cose che si sviluppano da bambini. Questo
feticismo dei capelli, ad esempio, si sviluppa nell'età compresa tra 1 e 4 anni, ad esempio quando i bambini cominciano a tirare i capelli alle loro compagne. Quello è il momento che si può configurare questa patologia, perché loro cominciano ad attaccarsi praticamente a questa struttura, e che lo porta poi a tirare i capelli delle persone magari che lo circondano, che stanno con lui, e praticamente il bambino comincia a diventare aggressivo nei confronti dei capelli magari della mamma, delle bambine, e sviluppa proprio una sorta di ossessione. Infatti è una cosa che nasce da piccoli, non è una cosa che puoi tu coltivare nel tempo, che ti può insorgere così a caso, ed è una forma di comportamento sessuale atipico. Infatti dà proprio luogo ad una dipendenza vera e propria, è proprio una dipendenza. Infatti il corpo produce endorfine, praticamente ti lascia la stessa sensazione addosso di quando tu hai proprio una dipendenza e non puoi farne a meno, e il corpo ti dà proprio l'input di averne sempre ancora. Ora, perché parlavo inizialmente della fattispecie criminologica e criminalistica? Perché la tricofilia, che è appunto il feticismo dei capelli, in realtà nasce come una patologia innocua, però il feticista purtroppo può sviluppare dei comportamenti aggressivi e a volte anche violenti, in rari casi, quando ad esempio si vede sottrarre l'oggetto del suo desiderio. Un po' come quando ad esempio a una persona che fa uso di eroina, che fa uso di sostanze stupefacenti, noi gli strappiamo di mano la sua dose. Come potrà reagire? Sicuramente non vi darà un bacio in fronte. La dinamica è proprio questa, cioè praticamente il feticista rivolge attenzioni verso una ragazza, facciamo finta che sono io, per dire, vuole toccarmi i capelli, oppure vuole, io parlo di fattispecie più fisiche, non magari di materiale e tutto, perché grazie a Dio su internet la gente si può bloccare. Non sapete la mia lista quanto è lunga, perché veramente, cioè io capisco tutto, va bene, l'ammirazione è una cosa che mi fa anche piacere, però basta, cioè magari mi fa delle avance e io magari mi rifiuto, mi ritraggo, mi raffreddo, e lui potrebbe anche reagire male, potrebbe anche tirarmeli, potrebbe aggredirmi, potrebbe strattonarmi, potrebbe avere un'arma con sé, tant'è che è successo proprio che c'è stato, magari ve lo linko giù se vi interessa anche il crimine, proprio un delitto in cui venne uccisa una ragazza perché si sottrasse proprio ad una persona che voleva toccarle i capelli, che poi si è scoperto aveva appunto una parafilia di tipo tricologico. Questa persona può diventare aggressiva, può fare del male a se stesso oppure anche agli altri, dipende la gravità del suo disturbo, perché se ha un disturbo magari in cui il soggetto ha un margine di capacità, di volontarietà, allora la parafilia è innocua. Allora diciamo che la parafilia si estrinseca attraverso atti di autoerotismo. Mettiamola in questo modo. Ad esempio c'è gente che magari si compra le ciocche di capelli veri delle ragazze e poi ci fa... Io tra l'altro ho avuto molte esperienze con i feticisti dei capelli, quindi magari se volete ve le racconto tutte in un video. Fatemi sapere se vi può interessare, magari ci facciamo anche 4 risate. Quindi mi raccomando, non confondete ovviamente la patologia con l'ammirazione, l'amore e l'interesse magari anche maniacale per i capelli, assolutamente. Sappiate che i capelli più a rischio sono i capelli molto lunghi, i capelli biondi e i capelli rossi. Scusate, ma praticamente il telefono sta per morire. Magari un giorno ve lo racconterò in qualche video, se vi fa piacere, anzi fatemi sapere se può interessarvi, che magari raccolgo tutte le mie esperienze più grottesche in un video apposito. Mi è capitato proprio di ricevere delle richieste molto, molto grottesche, ecco, che in realtà al di là del contesto puramente patologico in realtà sono molto, molto divertenti. E niente ragazze, questo era l'argomento di oggi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se il video per voi è stato interessante, fatemi sapere cosa ve ne sembra del nuovo format che vi ho proposto per i video, e mi piacerebbe sapere anche la vostra opinione riguardo a questo argomento, perché per me è molto interessante, anche perché è fattispecie tipica del mio corso di studi, questo delle parafilie, che poi ovviamente sfociano giustamente nel crimine, visto che io studio questo, quindi per forza devono avere uno scopo criminalistico i miei studi. Fatemi sapere se in qualche modo vi ho intrattenuto, oppure se conoscevate questo argomento. Ecco, mi piacerebbe molto conoscere anche la vostra opinione. Ovviamente io vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, a mettere like se il video vi è piaciuto, a seguirmi anche sul mio canale di musica se avete il piacere di farlo, e io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.